Buongiorno amici dell'uncinetto, oggi vediamo come creare questa canotta estiva bellissima, ve la lascio ammirare da vicino, lavorata con uncinetto titolo 8, ho utilizzato questo qui che non mi dice quanti metri per 100 grammi, ma voi calcolate che è equivalente al titolo 8, cotone titolo 8 della Tresfere. Eccola qui, la vedete sopra un manichino taglia 40, questa invece è una taglia 46-48. La particolarità di questa canotta è che si lavora a partire dalle bretelle, qui dall'alto, e poi si va verso il basso. Si lavorano prima le 4 bretelle del davanti e del dietro, è proprio una canotta estiva, ragazze, e poi si uniscono le 4 bretelle per continuare a lavorare in cerchio il corpo della maglia. Vi darò istruzioni per tutte le taglie, quindi state tranquille, istruzioni per tutti. Qui sembra molto scollata, però vi garantisco che addosso a me la sono praticamente creata addosso, non è così audace perché io non porto roba scollatissima che mi si vede la piega del seno, è perché qui sta sopra un manichino che è molto piccolo e quindi non lo veste bene, insomma, e vi assicuro che anche se è molto diciamo aperta come maglia, va bene per le donne in carne tranquillamente. Io sono una taglia 48 ormai, la taglia 44 è andata a farsi friggere con la menopausa e non ci tornerò più, penso, ormai, perché non dimagrisco neanche se digiuno, quindi ormai addio, mi sono rassegnata alla mia taglia 48 e quindi se porto una canotta così aperta e fresca è per affrontare il caldo dell'estate e le forti vampate di cui soffro, e vi assicuro che me la sono fatta in un modo che non lascia vedere nulla che mi metta a disagio. Quindi ha una bretellina, sì, ma vedete non è di quelle minuscole. E quindi, ragazze, anche le donne più âgée come me se la possono tranquillamente fare, ma va bene anche per una ragazza. Dunque, questo progetto si comincia a partire dalla spallina. Dobbiamo creare quindi 4 spalline, 2 per il davanti e 2 per il dietro, 1, 2, 3, 4, poi le uniremo tutte e 4 insieme e proseguiremo a lavorare in cerchio il corpo della maglia fino in fondo. Quindi iniziamo dalla prima spallina che creeremo fino a questa altezza, poi chiudiamo il filo, creiamo la seconda, poi la terza e la quarta. Ve la faccio vedere, ecco qui. Quindi dobbiamo creare 4 di queste spalline. Allora iniziamo. Dunque, qui c'è lo schema che man mano vi spiegherò. Facciamo un nodo d'inizio, iniziamo uguali per tutte le taglie con 11 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da questo punto 1 e 2 catenelle di alzata, che con l'11ª catenella della catena di base formano la prima maglia alta. Carico il filo e nella quarta catenella a partire dall'uncinetto 1, 2, 3 e 4 posiziono una maglia alta, un'altra maglia alta nella prossima catenella.
In totale sono 3. Da questo punto adesso una catenella, carico il filo, salto la prossima catenella, vado in quella seguente e posiziono una maglia alta. Una catenella, carico il filo, salto la prossima catenella, in quella dopo un'altra maglia alta. Una catenella, carico il filo, salto una catenella, in quella dopo una maglia alta, carico di nuovo il filo, nella prossima catenella una maglia alta, carico di nuovo il filo, nell'ultima catenella della catena di base posiziono una maglia alta. Ed ecco qui impostato l'inizio della nostra spallina. La sequenza inizia con 3 maglie alte di seguito, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella e finisco con 3 maglie alte. E questa è la prima riga. Proseguo con questo schema, però per le prossime righe successive sempre uguale, che saranno più o meno a seconda delle taglie. Allora, per la taglia 38 e 40 ripeto in totale 6 di queste righe, per la taglia 42 e 44 7 righe, per la taglia 46, 48 e 50 8 righe, per le taglie 52, 54 e 56 9 righe. Allora, vediamo. 1 e 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia, volto il lavoro, nella seconda maglia alta sottostante una maglia alta, nella prossima maglia alta sottostante replico di nuovo una maglia alta, poi una catenella, nella maglia alta sottostante una maglia alta, catenella, maglia alta nella maglia alta sottostante, catenella, e adesso ripeto le 3 maglie alte di fine riga, una maglia alta nella maglia alta sottostante, un'altra maglia alta nella seconda maglia alta sottostante e infine l'ultima maglia alta nella catenella in alto delle delle 2 catenelle che sostituiscono la maglia alta sottostante. Proseguo così fino alla riga 6 per le taglie 38 e 40, fino alla riga 7 per le taglie 42 e 44, fino alla riga 8 per le taglie 46, 48 e 50 e fino alla riga 9 per le taglie 52, 54 e 56. Ok, quando siete arrivati alla riga che dovete, per me è la taglia 48, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 righe, voi la riga che dovete a seconda della vostra taglia, iniziamo a fare degli aumenti graduali man mano, vedete, per iniziare a svasare la spallina man mano che va verso il seno, e questo è il motivo per cui la svasiamo. E iniziamo con una serie di aumenti graduali. Quindi dalla prossima riga 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, replico sempre le 2 maglie alte perché gli aumenti li faremo nella parte centrale, mentre le 3 maglie alte iniziali e le 3 maglie alte finali rimarranno sempre immutate. È qui dentro che ci saranno i vari aumenti che faranno svasare la spallina. Da qui una catenella,
carico il filo e nella maglia alta sottostante, invece di fare una sola maglia alta, ne faccio 2, una e 2, sempre nella stessa maglia alta sottostante, e precisamente nello schema è questo che succede qui. Poi una catenella e faccio la stessa cosa nell'altra maglia alta sottostante, 1 e 2 maglie alte nella stessa maglia sottostante, una catenella e termino con le solite 3 maglie alte affiancate, tutte e 3 insieme, sempre uguali. Proseguiamo. La prossima riga, 2 catenelle e volto, poi 1 e 2 maglie alte sommate alle catenelle sono 3 e la catenella di separazione. Vado ad aumentare, a replicare quello che ho fatto precedentemente senza fare aumenti per questa riga, quindi nella prima maglia alta una maglia alta, nella seconda maglia alta una maglia alta e poi catenella di separazione, e qui uguale, una maglia alta nella prima maglia alta e un'altra maglia alta nella seconda maglia alta, catenella di separazione e termino con le solite 3 maglie alte. Ok, vedete che inizia a svasare. Qui abbiamo fatto l'aumento, qui siamo stati un po' fermi per mandare la svasatura in modo graduale. Adesso dalla prossima riga aumentiamo ancora, invece ricominciamo ad aumentare, 2 catenelle e volto, 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella di separazione e adesso una maglia alta nella prima maglia alta sottostante, una catenella di separazione, e qui ecco l'aumento, e nella prossima maglia alta una maglia alta. Stiamo eseguendo precisamente alla riga 11, vedete, per me la riga 11 perché la mia è taglia 48, stiamo eseguendo questo, vedete, faccio l'aumento perché rispetto alla riga precedente aggiungo la catenella, poi una catenella di separazione e replico nella prima maglia alta una maglia alta, aggiungo una catenella di separazione, carico il filo e nella prossima maglia alta sottostante una maglia alta, catenella di separazione e termino con le solite 3 maglie alte. E siamo arrivati alla prossima riga. Ok, 2 catenelle, volto, aggiungo le altre solite 2 maglie alte per fare le 3 iniziali, una catenella di separazione e adesso per questa riga faccio una pausa, nel senso che non farò altri aumenti, però per replicare esattamente lo stesso numero di maglie sottostanti carico il filo e stavolta vado a lavorare direttamente al centro, cioè nello spazio di una catenella, entro con l'uncinetto e replico maglia alta, catenella, maglia alta, tutto nello spazio di una catenella, poi una catenella di separazione e qui faccio lo stesso, vado nella catenella
vedete, salto una catenella, una maglia alta, vado nello spazio di una catenella e replico maglia alta, catenella, maglia alta, una catenella di separazione e termino con le mie 3 maglie alte. Ecco qua. Prossima riga, 2 catenelle, volto, 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione. Adesso al centro di questi ventaglietti, di queste V, io entro, vado nello spazio di una catenella e qui aumento ancora, perché posiziono 1, 2 maglie alte, una catenella e sempre in quello spazio altre 2 maglie alte, 1 e 2. Vedete il ventaglietto che era formato solo da una maglia alta, una catenella, una maglia alta, adesso è diventato 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Proseguo una catenella di separazione, entro al centro della V sottostante nello spazio di una catenella e ripeto ancora 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella e ancora 1 e 2 maglie alte nello stesso spazio di una catenella. Poi una catenella di separazione e termino con le solite 3 maglie alte. Ecco qua, guardate come sta svasando. Poi quando sarà indossata questa spallina ovviamente sarà capovolta, qui c'è la spalla, il braccio e questa è la spallina che va verso il seno. Vedete come si sta svasando piano piano. Prossima riga, adesso vado a ripetere per altre 2 volte quest'ultima riga identica come l'ho fatta per tutte le taglie, questo 2 catenelle e volto, 2 maglie alte, una catenella, al centro del ventaglio sottostante nello spazio di una catenella ripeto 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, una catenella di separazione. Faccio la stessa cosa al centro del prossimo ventaglio, replico 1 e 2 maglie alte, una catenella e di nuovo 1 e 2 maglie alte, una catenella di separazione e termino con le mie belle 3 maglie alte solite finali. Ancora un'altra riga in questo modo e poi ricominciamo a fare di nuovo gli aumenti. Ok, abbiamo eseguito 1 2 3 righe tutte e 3 uguali. Adesso torniamo ad aumentare 2 catenelle e volto, le solite 2 maglie alte con la catenella di separazione. Eccoci qua. Allora, come aumentiamo? Nel primo ventaglio replicheremo, vediamolo sullo schema, eccolo qui, le 3 maglie alte iniziali. Poi nel primo ventaglio ripetiamo un ventaglio identico, poi nella catenella che separa i 2 ventagli andremo ad aggiungere una maglia alta che man mano poi aumenteremo fino a che dopo un certo numero di righe questa
singola maglia alta si trasformerà in un ventaglio completo man mano andando avanti. Quindi andiamo a posizionare questo aumento, poi replichiamo di nuovo il ventaglio e finiamo con le solite 3 maglie alte. Quindi abbiamo detto 3 maglie alte e una catenella al centro del ventaglio sottostante, replichiamo il ventaglio, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella di separazione. Adesso nella catenella di separazione tra questi due ventagli mettiamo una bella maglia alta che rappresenta l'aumento per questa riga, poi una catenella di separazione e al centro del prossimo ventaglio replichiamo un ventaglio completo con 2 maglie alte, una catenella e di nuovo 2 maglie alte, una catenella di separazione e terminiamo con le solite 3 maglie alte. Ecco qua, mi piace spiegarvi quello che sta accadendo e quello che sta facendo, non semplicemente una sequenza acritica di punti da fare, dovete capire quello che state facendo. E cioè, vedete che per aumentare la nostra spallina, adesso tra queste due file di ventagli noi andremo a posizionare man mano delle nuove maglie che si andranno ad allargare e diventerà un ventaglio come quello lì accanto. Quando poi avremo tutti questi ventagli andremo a fare altri aumenti, metteremo altre maglie alte in mezzo che poi man mano diventeranno dei ventagli completi. Quindi prossima riga, 2 catenelle e volto, 2 maglie alte, una catenella di separazione, al centro del ventaglio sottostante replico un ventaglio completo, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, poi una catenella di separazione. Adesso la maglia alta sottostante la faccio diventare di 2 e quindi in questa stessa maglia alta farò 1 e 2 maglie alte, vedete, una catenella, al centro del prossimo ventaglio un nuovo ventaglio completo con 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella di separazione e termino con le solite 3 maglie alte. Ok, prossima riga, 2 catenelle, volto, 2 maglie alte con catenella di separazione. Ok, poi qui il ventaglio lo andiamo a replicare completo, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte al centro del ventaglio sottostante, eccoci qua, una catenella di separazione e ingrandiamo ancora queste 2 maglie alte centrali. Allora, nella prima maglia alta una maglia alta, una catenella di separazione che è l'aumento per questa riga, una maglia alta nell'altra maglia alta sottostante, una catenella di separazione e al centro del ventaglio sottostante replico il ventaglio completo, 2
maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella di separazione e finisco con le solite 3 maglie alte. Ok, prossima riga è la riga in cui questa V centrale si trasformerà finalmente in un ventaglio completo come i suoi due vicini accanto, i suoi due ventagli accanto. 2 catenelle volto, 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella di separazione, primo ventaglio al centro di questo un ventaglio completo, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, catenella di separazione, al centro di questa V, cioè nello spazio di una catenella tra una maglia alta e l'altra, entro e posiziono 1 e 2 maglie alte, una catenella e ancora 2 maglie alte, e vedete che da una sola maglia alta siamo passate a 2, poi a una V e adesso a un bel ventaglio completo. Una catenella, carico il filo, nel prossimo ventaglio al suo centro replico un ventaglio completo, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, catenella di separazione e termino con le solite 3 maglie alte. Ecco qua. Ok, eccoci qua. Abbiamo adesso avevamo 2 ventagli completi, adesso ne abbiamo 1, 2 e 3. E adesso andiamo a fare nuovi aumenti per aumentare ancora questi ventagli. 2 catenelle e volto, le solite 2 maglie alte con la catenella di separazione per un totale di 3. Primo ventaglio, al centro di questo primo ventaglio un ventaglio completo, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, catenella di separazione, e adesso approfittiamo per fare gli aumenti. Tra questo ventaglio che abbiamo appena lavorato e quello dopo posizioniamo nello spazio di una catenella una maglia alta, una catenella di separazione e poi andiamo direttamente al centro del ventaglio completo e replichiamo un ventaglio completo con 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella di separazione, carichiamo il filo. Tra questo ventaglio appena lavorato e quello che segue, nello spazio di una catenella posizioniamo un'altra maglia alta che rappresenta il nostro aumento e tra qualche riga il futuro nuovo ventaglio completo, una catenella e al centro del prossimo ventaglio completo un nuovo ventaglio completo, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, catenella di separazione e terminiamo con 3 maglie alte.
ecco qua. Queste due nuove maglie alte aggiuntive che adesso stanno qui sole solette, tra qualche riga diventeranno anche loro dei ventagli completi. Ok, prossima riga, 2 catenelle, volto, 2 maglie alte e una catenella di separazione. Nel ventaglio completo un nuovo ventaglio completo, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. No, che ho fatto qua? Scusatemi, questa maglia alta la rifaccio perché ecco qua, una catenella di separazione. Adesso questa maglia alta che sta qui sola soletta la facciamo diventare doppia, quindi in essa facciamo 1 e 2 maglie alte, una catenella di separazione, abbiamo di nuovo il ventaglio completo, al centro un nuovo ventaglio completo, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella di separazione, di nuovo nella maglia alta sottostante che sta sola soletta ce ne mettiamo 2, 1 e 2 maglie alte nella stessa maglia alta sottostante, una catenella di separazione, prossimo ventaglio completo al suo centro replichiamo un ventaglio completo, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, catenella di separazione e termino con le solite 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ecco qua, vedete che andiamo avanti. Prossima riga, 2 catenelle, volto il lavoro, le solite 2 maglie alte, in totale abbiamo le 3 iniziali più una catenella di separazione. Allora, primo ventaglio completo, al suo centro un ventaglio completo, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella, qui abbiamo le 2 maglie alte, aumentiamo ancora, entriamo nella prima, facciamo una maglia alta, una catenella e nella seconda una maglia alta, una catenella di separazione, al centro del prossimo ventaglio completo un ventaglio completo con 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte e una catenella di separazione. Qui facciamo la stessa cosa che abbiamo già fatto qui, nella prima maglia alta una maglia alta, poi aggiungo una catenella e nella prossima maglia alta un'altra maglia alta, una catenella di separazione, incontro un ventaglio completo, quindi vuol dire che ne faccio al suo centro un altro completo, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella di separazione e termino con 3 maglie alte. Ecco qua. Allora, prossima riga, trasformeremo queste V, le trasformeremo
in dei ventagli completi, già sapete come fare. 2 catenelle, volto il lavoro, maglia alta, catenella di separazione. Allora, qui c'è un ventaglio completo, entro, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione. Poi qui incontro la V che adesso trasformo in un ventaglio completo. Entro al centro di questa V nello spazio di una catenella e posiziono 2 maglie alte, una catenella e altre 2 maglie alte, catenella di separazione. Adesso al centro del prossimo ventaglio completo un nuovo ventaglio completo con 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella di separazione. Incontro di nuovo quell'altra V che devo trasformare in un ventaglio completo. Entro al centro di questa V nello spazio di una catenella e posiziono 1, 2 maglie alte, una catenella e di nuovo altre 2 maglie alte. E una catenella di separazione. Poi incontro il ventaglio completo, entro al suo centro e posiziono 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Una catenella e poi termino con le 3 maglie alte. 1, 2, 3. Ecco qua. Pronta per la prossima riga. La prossima riga posizionerò tra i ventagli completi, vedete ormai sono tutti ventagli completi. Dopo il primo, maglia alta, poi una maglia alta qui, un'altra maglia alta qui, un'altra maglia alta qui. Così avrò 1, 2, 3, 4 nuove maglie alte che poi in futuro diventeranno 4 nuovi ventagli completi. Vediamo come fare. Allora, 2 catenelle, volto, maglia alta, catenella. Al centro del primo ventaglio completo che incontro replico un ventaglio completo, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte e catenella di separazione. Ora, prima di andare a lavorare il prossimo ventaglio completo, carico il filo e tra questo ventaglio e quello che verrà dopo, nello spazio di una catenella, posiziono una maglia alta e una catenella di separazione per impostare i futuri ventagli. Poi vado al centro del ventaglio completo e creo un ventaglio completo, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte e una catenella di separazione. Prima di andare al prossimo ventaglio completo, qui tra l'uno e l'altro riposiziono una sola maglia alta con la sua catenella di separazione.
per i futuri aumenti. Poi vado al centro del ventaglio completo e metto 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, catenella di separazione, di nuovo qui prima del ventaglio completo un'altra maglia alta per i futuri ventagli con la sua catenella di separazione. Al centro del ventaglio completo 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte e una catenella di separazione, e prima di andare a lavorare l'ultimo ventaglio completo, nello spazio intermedio di una catenella posiziono una maglia alta e la sua catenella di separazione. Adesso è rimasto l'ultimo ventaglio completo, entro al centro, metto 1, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella e termino con le 3 maglie alte consecutive. Ok, andiamo avanti. Prossima riga, 2 catenelle, volto, 1, 2 maglie alte, catenella di separazione, un ventaglio completo al centro del primo ventaglio completo che incontro, una catenella, ingrandisco questa maglia che sta qui sotto da sola per farla diventare gradualmente in futuro un nuovo grande ventaglio, e quindi per ingrandirla entro dentro e la faccio diventare doppia, e quindi metto 2 maglie alte e una catenella. Poi al centro del ventaglio completo un ventaglio completo, una catenella, di nuovo raddoppio questa maglia alta sottostante che sta da sola e la faccio diventare 2 maglie alte, catenella di separazione, un ventaglio completo, catenella, di nuovo raddoppio la maglia alta da sola, 1 e 2 maglie alte, catenella, al centro del ventaglio grande un ventaglio grande completo, riforniamoci di filo, ok, catenella, di nuovo una maglia alta da sola, la faccio diventare 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, e l'ultimo ventaglio completo che replico ripetendo un nuovo ventaglio completo, catenella, le ultime 3 maglie alte. Ecco qua, vedete come andiamo avanti e si crea la nostra bella bretellina. Ok, eccoci qua, come potete vedere, confrontando con quello già fatto mancano ancora 2 righe per tutte le taglie, questo mancano altre 2 righe dove noi siamo arrivati qui. Adesso ingrandiremo ancora questi aumenti fino a che all'ultima riga avremo tutti i ventaglietti completi. Quindi andando avanti da qui
2 catenelle e volto, le solite maglie alte, catenella di separazione, ventaglio completo. Oramai lo sappiamo a memoria come si fa un ventaglio completo, non lo ripeto più perché mi fa male la gola a forza di ripetere la stessa cosa. Catenella di separazione. Ok, adesso qui abbiamo 1-2 maglie alte, nella prima una maglia alta e una catenella, nella seconda una maglia alta, ho creato la V con la catenella in mezzo, vedete, e catenella di separazione. Di qua al centro un ventaglio completo. Catenella, qui di nuovo una maglia alta e una catenella nella prima maglia alta sottostante e poi di nuovo una maglia alta e una catenella nella seconda maglia alta sottostante. Qui al centro un ventaglio completo. Catenella, ripeto, nella prima maglia alta, catenella, nella seconda maglia alta, catenella, ventaglio completo, catenella, di nuovo abbiamo le 2 maglie alte da aumentare gradualmente, quindi nella prima maglia alta, catenella, nella seconda maglia alta, catenella, al centro del ventaglio completo un nuovo ventaglio completo, catenella, termino con le solite 3 maglie alte. La penultima riga è completata, abbiamo da fare un'ultima riga e poi abbiamo finito la bretella. 1-2 catenelle, volto il lavoro, abbasso leggermente, scusatemi, ecco così si vede ancora un po' più da vicino, maglie alte, le 3 maglie alte d'inizio con catenella, poi ventaglio completo al centro di quello sottostante, catenella di separazione. Adesso al centro della V sottostante un ventaglio completo finalmente. Catenella. Scusatemi che mi prendo un po' di filo, mi era finito. Allora, catenella, di nuovo qui al centro un ventaglio completo, siamo quasi alla fine ragazze, questa è l'ultima riga. Catenella di separazione, nella V sottostante finalmente un ventaglio completo al centro della V sottostante, catenella,
al centro del ventaglio completo sottostante un ventaglio completo, catenella, al centro della V sottostante finalmente un ventaglio completo, al centro del catenella, al centro del ventaglio completo un ventaglio completo, catenella, un attimo che mi rifornisco di filo, eccomi qua, poi al centro della V sottostante un ventaglio completo, siamo alla fine, catenella, al centro del ventaglio completo un ventaglio completo, catenella e termino con 3 maglie alte. A questo punto taglio il filo e chiudo il lavoro. Come si chiude il lavoro? Fate una catenella, tagliate il filo e sfilate l'uncinetto, tirate. Io adesso invece qui non lo chiudo perché questo per me è la quarta bretella, quindi quando arrivate alla quarta bretella ne dovete fare 4 uguali, quindi rimandate il video ogni volta dall'inizio, così ogni volta per 4 volte rifate la bretella. Quando arrivate alla quarta bretella e avete finito, non tagliate il filo perché da qui ricominciamo a lavorare. Allora adesso dobbiamo unire le 4 bretelle insieme in questo modo, poi andranno ripiegate e formeremo, vedete, il davanti e il dietro tutto unito in cerchio della canotta. Allora abbiamo finito le nostre 4 spalline, adesso le dobbiamo unire. L'ultima spallina, la quarta, non abbiamo tagliato il filo, da qui facciamo 1 e 2 catenelle di alzata in questo caso, cioè che non sostituiscono la prima maglia alta, rientriamo nell'ultima maglia e facciamo una maglia alta incompleta, cioè delle 3 asole, vedete, lavoriamo solo le prime 2 e rimaniamo con 2 asoline sull'uncinetto. Poi prendiamo l'altra spallina che dobbiamo unire, carichiamo il filo, entriamo nella prima maglia di questa spallina, tiriamo dentro il filo, carichiamo ancora, lavoriamo le prime 2 asole, ecco qua, rimaniamo con 3, ricarichiamo e chiudiamo queste 3 asole in questo modo. Quindi 2 maglie alte incomplete chiuse insieme ci permettono di unire. Fatto ciò, continuiamo a lavorare lungo tutta la spallina normalmente. Quando poi arriviamo alla fine, riutilizziamo questo stesso metodo per unire, ma tranquille, ve lo farò vedere, quindi dovete stare tranquille che tutto sarà fatto e mostrato per bene. Andate avanti e arrivate fino all'ultimo ventaglio, poi vediamo come lavorare qui le 3 maglie alte per impostare
il lavoro di unione con la terza spallina. Allora, siamo quasi alla fine. Vedete, sono rimaste le 3 maglie alte. Nella prima una maglia alta, nella seconda una maglia alta. Adesso, per unire l'altra bretella, che faccio? Carico il filo, entro nell'ultima maglia alta, che poi sarebbero le catenelle d'inizio, e faccio una maglia alta incompleta, cioè lavorata a metà e non conclusa, per cui rimango, vedete, con 2 asole sull'uncinetto. Ricarico il filo, prendo la nuova bretella da unire, entro nella prima maglia alta, passo il filo attraverso la prima maglia dell'altra bretella, lavoro, carico il filo, lavoro le prime 2 asole, rimango con 3 asole sull'uncinetto, ricarico il filo e lo passo attraverso le 3 asole rimaste per chiudere le 2 maglie alte incomplete insieme. In questo modo ho unito, vedete? Dopodiché continuo a lavorare normalmente lungo tutta la riga di questa nuova bretella. Alla fine, per unire la quarta bretella, farò la stessa cosa che ho appena fatto in questo punto. Ok, ho unito 1, 2, 3 e 4. Adesso devo riunire in cerchio, quindi l'ultima, la quarta bretella, lavoro le 2 maglie alte, poi inizio nell'ultima maglia alta la maglia alta incompleta, dopodiché riprendo, vedete, la prima bretella e devo unire a questo punto in cerchio la lavorazione per poi iniziare a lavorare sul corpo della maglietta. Quindi carico il filo, entro nella prima maglia alta incompleta, gettata di filo e chiudo le 2 maglie alte incomplete insieme. Completo il giro per andare a richiudere il giro laddove lo avevo iniziato. Allora, per completare il giro lavoro le prime 2 maglie alte alla fine della spallina e poi mi unisco con una maglia bassissima alla maglia alta incompleta che andava ad unire con l'altra spallina. Ecco qua. Maglia bassissima ed unisco e finisco il giro. Sono pronta per iniziarne uno nuovo. Adesso devo fare ancora un altro giro completo senza fare aumenti né niente, ma ripetendo quello che trovo sotto. Quindi da qui semplicemente con una maglia bassissima entro nella prima maglia di questa spallina e poi un'altra maglia bassissima per entrare nella seconda, in questo modo, 2 catenelle, carico il filo e una maglia alta, quindi inizio con 2 maglie alte, catenella e lavoro tutti i ventaglietti. Quando arriviamo alla fine di questa spallina vi faccio vedere come trasformare le maglie alte di inizio e fine spallina in un ventaglietto per poter unire tutto il giro.
Ecco qua, quando arrivo appunto alla fine della spallina e ricomincia l'altra, trasformerò queste maglie alte a destra e a sinistra in un ventaglietto come quelli che ho lavorato finora per poter appunto riunire il giro. Quindi come faccio? Carico il filo, entro nella diciamo salto le prime due maglie alte, entro nella terza che sono le due maglie alte incomplete e qui semplicemente creo un ventaglietto in questa maglia, catenella, poi salto le due maglie alte, vado direttamente al ventaglio successivo a creare un nuovo ventaglio e così vedete in questo modo io ho creato tutto un giro. Lo faccio ovviamente per ogni fine spallina e inizio spallina, no? Dove ho unito, e così in questo modo mi ritrovo un giro completo formato solo di ventaglietti. Vediamo adesso, quando ho completato tutto il giro, come finisce il lavoro. Ora, per terminare il giro, adesso io qui vedete ho già due maglie alte che devo trasformare in un ventaglietto, quindi da qui la catenella di separazione, salto 1 e 2 maglie alte, entro nella maglia di unione che univa le due spalline e qui posiziono 2 maglie alte, una catenella e chiudo con una maglia bassissima nella catenella delle due che formava, diciamo, l'inizio del giro. Viene questo ventaglietto un po' bislacco, ma non c'è problema. Al prossimo giro andremo a lavorarci dentro qui nella catenella il ventaglietto normale, qui va sotto l'ascella, non si vede nulla, viene benissimo. Allora, da qui, per iniziare un nuovo giro che inizierò diciamo dal centro del ventaglietto, posso scegliere o torno indietro in questo modo facendo una maglia bassissima all'indietro in questo modo e poi da qui inizio 1 2 catenelle, rientro nello spazio della catenella e faccio una seconda maglia alta, una catenella, 2 maglie alte, una catenella e così via. Vedete, proseguo per riniziare il giro, oppure è uguale, cioè la stessa cosa. Da qui, se non voglio fare questa catenella all'indietro, semplicemente con delle maglie bassissime mi porto al centro del prossimo ventaglio, ecco qui, e da qui ricomincio 1 2 catenelle, maglia alta, catenella, 2 maglie alte e ricomincio da qui. Scegliete voi. Facciamo un altro giro completo e poi per le taglie fino alla 48 non servirà più fare aumenti. Per le taglie più grandi invece vi dico come si dovrà fare per fare un po' di aumenti ed allargare un po' sul seno. Allora, quando finiamo il giro, chiaramente finiamo con una maglia bassissima nella prima maglia di inizio giro. Ora, se noi non vogliamo che
ad ogni nuovo giro si sposti l'inizio, che si sposterà sempre di più verso sinistra. Per evitare questo, invece di fare un ventaglio completo, possiamo fare mezzo ventaglio che poi completeremo alla fine del giro lavorando dentro lo stesso spazio 2 maglie alte, una catenella e una maglia bassissima che si va a riunire a queste 2 maglie alte d'inizio. Quindi è una scelta vostra, vedete voi. Poi un'altra cosa che volevo dire è: fino alla taglia 48 non occorre più fare aumenti. Adesso lavoriamo tutto il corpo della canotta fino alla lunghezza desiderata. Per le taglie superiori invece dovremo fare degli aumenti in corrispondenza del cavo ascellare, quindi da questa parte e dalla parte opposta, per aumentare un po' sul seno. E chiaramente faremo gli stessi aumenti che abbiamo fatto qui nella bretellina, lo stesso sistema: prima una maglia alta che al giro successivo diventano 2, al giro successivo diventano una V, al giro successivo, quindi al quarto giro, diventa un ventaglietto completo. Quindi già sapete come si aumenta e come dovete fare. Adesso io vi darò delle indicazioni di quanti aumenti fare a seconda della taglia. Allora, abbiamo detto fino alla taglia 48 nel cavo ascellare, cioè per poi aumentare sul seno, non faremo nessun aumento, è sufficiente l'ampiezza che abbiamo. Per la taglia 50 faremo un aumento per lato, cioè un aumento a destra e un aumento a sinistra sotto il braccio. Ecco, il cavo ascellare cos'è? È la zona che si trova sotto il braccio, in modo che l'aumento non sia visibile. È meglio farlo lì che sul davanti o sul dietro, no? Dove si vede, dove proprio è visibile. Taglia 52 io farei 2 aumenti per lato, 2 a destra, 2 a sinistra. Taglia 54 ne farei 3, 3 a destra, 3 a sinistra. Taglia 56 4 per lato, 4 a destra e 4 a sinistra. Allora vi mostro come si imposta l'aumento. Non vi farò vedere poi come man mano lo ingrandite, perché ve l'ho già fatto vedere nella bretella, quindi inutile fare delle ripetizioni chilometriche. Vi andate a vedere come era lavorata la bretella e da lì andate avanti da soli. Allora vedete, qui sono sul cavo ascellare, taglia 50, un solo aumento. Decido io se metterlo su di qua o di qua, è la stessa cosa. Allora, dopo che ho fatto l'ultimo ventaglietto prima del cavo ascellare, vado a posizionare in questo spazio una maglia alta e poi una catenella e poi ricomincio qui, vedete, a fare il ventaglio normale per impostare l'aumento che poi mi permetterà dopo 4 giri di avere un ventaglio in più. E farò la stessa cosa dal lato opposto, quindi 2 aumenti in totale, un aumento per lato, un aumento a destra, un aumento a sinistra. Taglia 52 ne facciamo 2, quindi messo un aumento qua e poi ne metto un altro qui, aumento e basta, e poi continuo con i ventagli normali e faccio la stessa cosa dalla parte opposta. Taglia 54 abbiamo detto 3 aumenti per lato, giusto? Quindi cosa faccio? Ne metto un altro ancora qua per la taglia 54, 3 su questa parte e altri 3 dalla parte opposta. Taglia 56 ne metterò ancora un altro, 4 di qua e 4 di là, e poi vado avanti a lavorare man mano il mio giro si va ad allargare, perché ad ogni nuovo giro queste maglie si ingrandiscono fino a diventare un ventaglietto, e quindi io in questo modo graduale ho aumentato il giroseno della maglia. Fatti questi aumenti poi non si aumenta più, si continua a lavorare sullo stesso numero di maglie fino alla fine
del top. Io vi dirò quanto ho fatto lungo il mio, ma la lunghezza ve la fate lunga quanto volete voi, a vostro piacere. Se volete... Allora, arrivati ad una certa lunghezza che stabilite voi, lo potete fare lungo quanto vi pare. Io vi dico quanto è lungo il mio, a partire dalla bretellina sono 56 centimetri in tutto, ecco qua, vedete, 56 a partire dall'inizio della bretellina fino giù. Non lo so quanti giri, non li ho contati, vi dico i centimetri. E a un certo punto andiamo a creare il bordo finale e quindi cambieremo punto da dove abbiamo chiuso, quindi, e dove io ho oramai fissato, vado a sciogliere. Da dove ho chiuso, quindi parto 1, 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e una catenella di separazione e seguirò un giro di punto rete. Carico il filo, salto la prima maglia alta, nella seconda una maglia alta e una catenella. Carico il filo, salto la catenella, nella maglia alta successiva, maglia alta, catenella. Carico il filo, salto la maglia alta sottostante, nella catenella, maglia alta, catenella. Carico il filo, salto la prima maglia alta, nella seconda maglia alta, catenella e proseguo in questo modo per un giro completo di punto rete. Allora, per terminare il giro fate l'ultima maglia alta, catenella, saltate una maglia e nella seconda delle 3 catenelle che avete fatto all'inizio chiudete con una maglia bassissima, in questo modo. Perfetto, adesso faremo l'ultimo giro di rifinitura che ho già anticipato, ve lo mostrerò dall'inizio per farvi vedere cosa faremo. L'ultimo giro di rifinitura con le punte, quindi lo disfo e lo ricominciamo insieme. Allora, da dove abbiamo chiuso una catenella, rientro nella stessa medesima maglia ed eseguo una maglia bassa, la catenella era solo di alzata, carico il filo, salto la catenella di separazione, la maglia alta e nella catenella seguente entro ed eseguo 3 maglie alte, 1, 2, 3, tutte e 3 nello spazio di una catenella, 2 catenelle e in questo stesso spazio di una catenella altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, salto la maglia alta e la catenella e nella maglia alta seguente chiudo con una maglia bassa. Rivediamo, lo faccio un attimino più lento per i principianti. Da qui carico il filo, salto, catenella, maglia alta, entro nello spazio di una catenella ed eseguo 3 maglie alte, 1, nello stesso spazio 2, nello stesso spazio 3, 2 catenelle, nello stesso spazio altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, salto 2 maglie, e cioè la maglia alta, la catenella e nella maglia alta successiva chiudo con una maglia bassa.
ripeto questo modulo per tutto il giro. A fine giro vi faccio vedere come si chiude. Allora, come concludiamo il giro? Semplicemente dopo l'ultimo ventaglietto entriamo nella prima maglia bassa del giro e chiudiamo con una maglia bassissima, e a questo punto una catenella, tagliamo il filo. Oddio, non ho le forbici, mi devo alzare un attimino per prenderle. Ok, fatto. Tagliamo il filo in questo modo, tiriamo la catenella e sfiliamo l'uncinetto così e nascondiamo l'eccedenza sotto le maglie dalla parte del rovescio. Piano piano, con molta pazienza, chiudiamo qui dietro, vedete, la nascondiamo sotto le maglie fino ad esaurimento del filo. Adesso, senza che vi faccio vedere fino alla fine, insomma, avete capito, vedete, con l'uncinetto potete usare anche un uncinetto più piccolo. Io adesso, per non interrompere la videata e andarlo a cercare, sto usando questo, ma uno più piccolo è anche meglio perché entra meglio sotto le maglie. E chiudete. Invece adesso noi, vabbè, poi nasconderò, adesso cuciamo le bretelline qui sopra e poi procediamo alle rifiniture intorno al cavo ascellare, ma soprattutto alle rifiniture della scollatura, dove farò un po' di giri di maglia bassa, un po' per chiudere la scollatura, nel senso per farlo meno scollato. Allora, se vi piace molto scollato, volete mettere in evidenza il vostro bel seno, lo lasciate così, non fate, oppure fate solo un giretto di maglia bassa e basta, tutto intorno alla scollatura, davanti e dietro. Se come me siete un po' âgé e quindi tendete a nascondere l'inizio di un seno non più florido, e quindi io non amo le scollature profondissime, fate 3 o 4 giri di maglia bassa per accostare un po' di più la maglia al corpo, mentre intorno al cavo ascellare io farei un solo giro, se no poi si riduce il cavo ascellare, no? Quindi un giro di maglia bassa giusto per rifinire e basta. Allora, io cucirò con l'ago utilizzando lo stesso cotone della maglia. Innanzitutto girate la maglia dalla parte del rovescio, poi accostate le due spalline. Approfitto di questi due fili finali che poi andrò a nascondere anche per fare un nodino doppio intanto, ecco. Poi queste due eccedenze le nasconderò, non è che le lasciamo qui così. E adesso con il filo passiamo da un lato, passiamo dall'altro, intanto, e cominciamo a cucire una maglia da una bretella, una maglia dall'altra. Per fissare prendo la parte libera del filo e la giro una volta intorno al lago, e in questo modo fisso il filo in modo che poi non sfugga, e continuo a cucire. Adesso qui, vabbè, ci sono questi altri piccoli cappietti che un po' fanno da ostacolo, vabbè. Ecco qui, cucite una maglia da una parte, una maglia di una bretella, una maglia di un'altra bretella, una di qua, e cucite. Se volete approfondire l'argomento di come si cuciono le parti all'uncinetto, ho fatto un video che si chiama Come unire, cucire mattonelle all'uncinetto, ma non è valido solo per le mattonelle, è valido per tutto.
Digitate questo titolo su YouTube e andate a vedere ancora più nel dettaglio. Faccio vedere anche come si può unire con l'uncinetto, se preferite unire con l'uncinetto anziché con l'ago, perché magari non avete dimestichezza. Ok? Quando avete finito, quasi finito, un attimino, ok, fissiamo sempre con la parte libera un giro intorno al lago e fissiamo in questo modo. Poi lascio un pezzo di filo abbastanza lungo, perché poi io da qui continuerò a fare la rifinitura con l'uncinetto utilizzando questo pezzo di filo. Ci attaccherò di qua un altro filo del gomitolo e poi con l'uncinetto andrò a fare la rifinitura. E intanto, nel modo in cui vi ho mostrato prima, potete nascondere queste eccedenze da questa parte. Cucite anche l'altra spallina e poi vediamo come si fanno le rifiniture intorno alla scollatura. Ok, adesso facciamo la rifinitura intorno alla scollatura. Partiamo dalla sommità della spallina, giriamo tutto sul davanti per poi proseguire sul dietro e completare il giro laddove è iniziato. Sfrutterò per iniziare il filo che di cucitura, avevo cucito la spallina, avevo lasciato tutto un filo lungo che poi ho unito, vedete, con un nodino al gomitolo. Quindi sfrutto questo filo per iniziare. Se voi non avete il filo della cucitura, iniziate con un filo nuovo. Mi infilo con l'uncinetto, tiro fuori il cappio, catenella, entro sotto 2 maglie, maglia bassa, entro sotto 2 maglie, maglia bassa, più da vicino, entro sotto 2 asole, diciamo, chiamiamole asole, maglia bassa, entro sotto 2 asole, maglia bassa, sotto 2 asole, maglia bassa e così via fino a completare tutto il giro, che chiuderemo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa che abbiamo fatto all'inizio del giro. Ho eseguito in totale 4 giri di maglia bassa intorno alla scollatura, tutto il giro sia davanti che dietro, vedete? Ho fatto 4 giri di maglia bassa e 2 giri di maglia bassa intorno allo scalfo manica, intorno al braccio. A questo punto, ritornati al punto di partenza, potete tagliare il filo e nascondere i fili come vi ho insegnato prima e la vostra canotta è pronta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, condividetelo con le vostre amiche per insegnare questo simpatico metodo per fare velocemente una bella canotta fresca, leggera, estiva, che potrete indossare sopra un bel reggiseno, sopra il costume o sopra un top, se non amate le trasparenze. Io con questo vi ringrazio, ci vediamo al prossimo tutorial.